Ciao a tutti, io sono Stu Energy e benvenuti in un nuovo episodio della serie Proviamolo. In questo episodio, come vedete, abbiamo caricato la demo di Manor Lords. È da tanto tempo che lo aspettiamo, ci hanno centellinato le immagini, i video, le caratteristiche e finalmente è in uscita e possiamo giocare. Questa è una demo, questa demo non avrà la possibilità di salvare, quindi andremo avanti finché riusciremo, finché la demo ce lo permetterà. Se gli episodi saranno più lunghi di 30 minuti, vedremo di fermarci magari a qualche milestone intermedia e vediamo. Allora, ci sono 3 tipi di gioco che possiamo fare, ma quello attivo è solo Rise to Prosperity, quindi siamo il primo signore a impiantare, a mettere, diciamo, delle case, a mettere un avamposto in queste terre. Cominciamo da niente e costruiamo una prosperosa città medievale. Allora, possiamo cambiare il nostro personaggio, quindi possiamo mettere Crapa Pelata, possiamo mettere quello che si vergogna di far vedere la Crapa Pelata, è un valorosissimo guerriero del passato probabilmente. La signora con l'asciugamano in testa, anche lei. Io direi di lasciare questo. Poi si può anche modificare lo scudo. Quindi si può modificare, come vedete, si può dividere in 1, 2, 3, 4. Io lo lascerei così e ci metterei un grifone, direi. Un grifone. Il colore secondario non lo metto blu, ma lo lasciamo così. Si può modificare, se uno vuole, anche, come vedete, il tiling, lo sfondo. Ce ne sono tantissimi stemmi da poter usare. C'è anche il giglio, c'è anche il galletto. Il galletto, bellissimo. Il drago, bello. Questo cos'è? Il pesce spada. Bene, mettiamo questo, ci mettiamo Sir Energy e andiamo avanti. Allora, si può iniziare con i supplies doppi o singoli, quindi alla partenza avere il doppio, quindi avere una partenza facilitata. Lasciamo quella standard, se non ce la facciamo rifacciamo la demo. E l'approval, quindi quando il mio popolo comincia a non approvarmi e quindi se ne va dalla città e quindi stiamo perdendo la partita, e lo lasciamo a livello bilanciato, quindi dobbiamo stare attenti a costruire quello che ci viene chiesto. E gli eventi atmosferici intesi come disastri, quindi anche qui possono essere bilanciati, nessuno, bilanciato o difficile. Bene, cominciamo. E già la schermata di caricamento è qualcosa di estasiante, ma voi direte, è solo la schermata di caricamento. No, non è solo la schermata di caricamento. Facciamo un bello zoom out e pazzesco. Allora, questa è la nostra regione. Come vedete, queste regioni vicine sono effettivamente vive e confinanti e possiamo commerciare con loro. Quindi se noi andassimo ad avere un mercato, probabilmente riusciremmo anche a commerciare o a conquistare, vedete? Conquest locked in the demo.
quindi si potrà in futuro don't trade oppure import only, export only, trade to match. Per adesso lo lasciamo su don't trade. Abbiamo abbastanza poco, se poi per carità ci vengono a cercare e a far commerciare, siamo belli che spacciati. Allora ci muoviamo con il tasto centrale del mouse tenendolo premuto, come vedete. Andiamo a fare ruotare tenendolo premuto e a vedere, e con la rotellina andiamo zoom in e zoom out, quindi andiamo a vedere dall'alto oppure dal molto basso. Ecco, questo è possiamo praticamente arrivare a livello del bue. Ok? Bene. Oppure con i tasti WASD, W, S, A, D, ovviamente. C'è un nuovo messaggio. Allora, come prima milestone dobbiamo impiantare un granaio, un logging camp, un forager hut e uno storehouse. Allora, nel granaio ci mettiamo tutta la merce deperibile, nello storehouse tutta la merce non deperibile, come i tronchi, le pietre, eccetera. Nel logging camp ci sono i tagliatori di alberi, mentre nel forager hut ci sono quelli che piantano. Nel forager hut andiamo a vedere. Nel forager hut, nel forester ci sono quelli dove quelli che piantano gli alberi che io vado a tagliare. Nel forager hut quelli che vanno a raccogliere le berries, le bacche che ci sono. Ovviamente i frutti del bosco sono stagionali, quindi ci sono le stagioni e quelle qua abbiamo le bacche qua sotto, quindi qui ci potremo mettere quelli che vanno a raccogliere le bacche, eccetera. Allora, primo direi di fare il granaio, perché se piove come vedete tutto il nostro pane è lasciato così all'addiaccio, alle intemperie, e questo è la homeless tent, quindi dovremo poi dare anche una casa a tutti questi gradevolissimi signori che sono qua a scaldarsi. Adesso li mettiamo a lavorare, perché non è che si può stare qui sempre Bene, allora il menu di costruzione è qui in basso, come vedete. C'è il menu della raccolta, gathering, il mining, fare la miniera, lo storage, dove dobbiamo andare a fare il granaio e lo storehouse. Quindi il granaio lo mettiamo in un punto. Allora, qui ci mettiamo il granaio e qui ci mettiamo. Allora, c'è lo snap, come vedete, quindi io vado in su o in giù e posso andare, quando la costruzione è bianca, andarlo a mettere rossa, perché non posso, oppure vado a sovrappormi con un altro. Come vedete il messaggio mi dice che qui ho 5 famiglie non assegnate. Posso andare ad assegnarle alle varie strutture. Quando non hanno niente da fare e sono assegnati a una struttura, vengono automaticamente assegnati alla costruzione. Ok? Quindi qui ci mettiamo anche la nostra storehouse, e poi ci mettiamo la logging camp. Allora, io qua nelle berries non vorrei fare distruggere, ma vorrei farlo da questa parte. Quindi qui ci sono 35 animali, qui ce ne sono altri 35, cioè se noi andiamo a vedere probabilmente li troviamo pure, eccoli qua, che sono quelli che andremo a cacciare. Dobbiamo stare attenti a non distruggere la nostra foresta. Allora, il granary l'abbiamo definito, lo storehouse sì, il logging camp lo selezioniamo. Qui c'è il ferro. Allora direi di mettere
Allora, tenendo premuto il tasto destro lo ruotiamo. Lo possiamo mettere qua. Bene. E allora, temporaneamente, construction priority, building with the highest priority. Vediamo cosa vuol dire l'1. Facciamo costruire prima il granaio, perché altrimenti se dovesse piovere siamo belli che spacciati. È pazzesco guardare come costruiscono, ma costruiscono con un senso, non costruiscono a caso, come vedete. Prima le fondamenta, poi i travi, poi il tetto. E è possibile interagire, non col granaio. È contento perché il sole no, non è fuoco, è il sole. Dice, vedete, stando andando a selezionare il granaio, si vede tutti quelli che vanno ad interagire col granaio. Bene, mettiamo a velocità 3. Adesso in automatico, come vedete, c'è il bue che va a trasportare il tronco e dovrebbe in automatico, noi andiamo in automatico ad assegnargliene uno qua, così andrà a raccogliere il pane. Vedete? Va a raccogliere il pane e lo porterà dentro. 3 a 1, un panino alla volta, mi raccomando, perché non ha il carretto. Allora gli facciamo la strada. Bene, le strade, per aumentare l'efficienza, con le strade usano il carretto a mano per trasportare in maniera più efficiente fino a 10 cose alla volta. Per fare la strada bisogna partire da questi punti, no? Quindi se noi facciamo la strada, uniamo i punti e la mettiamo qua e poi schiacciamo il martello, abbiamo la strada costruita e vedete che arriva col carretto e ha preso tutto quanto. Bene, a questo punto abbiamo già fatto il logging camp, molto bene. Allora andiamo a diminuire la velocità, ci manca il forager hut. Forager hut, eccolo qua. Allora, per il forager hut direi di metterlo da questa parte, così è rivolto già direttamente a dove vanno. Lo mettiamo qua davanti, così vanno a scaricare e vediamo di costruire le case. Allora le case io quasi quasi le metterei qua dietro. Allora, le case le facciamo con Village Life, che è l'altra parte del menu, come vedete. Le Burgage Plot. In ogni casa ci sta una famiglia. Se è larga abbastanza e ha degli slot contrassegnati con il segno più, c'è la possibilità che si vada a sviluppare in futuro. E un pozzo. Anzi, facciamo prima il pozzo. Come vedete il pozzo bisogna innanzitutto avere le risorse, quindi non ce l'abbiamo, e poi metterlo in queste vene di acqua, perché se lo mettiamo fuori non avremo assolutamente nessuna estrazione. Io direi di metterlo qua per adesso, appena avremo il legno. Allora, come vedete per adesso, allora il menu in alto, il menu in basso è il menu di costruzione. Quando si apre il menu di costruzione si aprono anche gli overlay. Quindi questo è l'underground water, questo è la fertilità, quindi questa parte qua
la lasciamo per il futuro. Quest complete, bene, per andare a coltivare, e bisogna stare attenti a non distruggere, perché altrimenti non abbiamo più le bacche, perché qui ci sono le bacche da qualche parte di qua, queste probabilmente in questi cespugli. Poi c'è Flax Fertility, bisogna vedere, Emmer e Flax, Barley, sono i diversi tipi di fertilità a seconda di quello che vado a piantare. Wow. Il barley, rye e l'odore, perché probabilmente ci sarà anche qualche cosa che produce odore, tipo l'allevamento probabilmente, o le miniere, no? Allora, non abbiamo, le case si fanno con un ingegnosissimo modo per andare a zonare, che vedremo. Adesso direi di mettere il pozzo, così almeno hanno l'acqua. Allora, dov'è il pozzo? Il pozzo è qua. Non ci sono abbastanza risorse. Dai, su. Dove sono? 0 logging. Allora ci mettiamo 2 persone a tagliare gli alberi. Assolutamente. Andiamo nella nuova quest. Dobbiamo costruire un pozzo e 5 case. Abbiamo tempo 1 anno. La clessidra ci dice il tempo. Come vedete è pazzesco vedere le foglie che si muovono quasi in maniera indipendente. Questo è il campo col fumo bianco. E questo è un mercante. È un mercante. Se avessimo il mercato potremmo probabilmente commerciare. Sì, non possiamo interagire per adesso. Però se avessimo il mercato lo potremmo fare. Allora, hanno portato dentro nulla, perché non c'è i log, i tronchi e l'altra merce l'abbiamo usata. Ci sono invece 11 di pane. Allora, non abbiamo molto da mangiare. Assegniamo uno al forester, al forager, e mettiamo, io direi di mettere anche se non me lo dice, no food, no clothing, nel gathering, la hunting, e la mettiamo da questa parte qua, esattamente. E ci facciamo la strada davanti, così il carretto riesce ad arrivarci veloce. I supplies, allora questo dovrebbero portarli dentro, però non c'è un martello e 20 ciocchi di legna per poter fare fuoco, per poter scaldarsi dentro alle case. Penso che vengano prese una volta che le case sono state costruite. Allora, non abbiamo, come vedete da qua su in alto, abbiamo una persona non assegnata, 4 assegnate, un totale di 5, 41% di approvazione, 40, stiamo scendendo perché piove, si bagnano e non hanno casa. Quindi andiamo a definire le case, poi a mano che hanno le... eccole qua. Man mano che avranno i tronchi, allora si andranno a sviluppare. Come vedete comincia a lato strada, ok? Quindi si può cominciare
di qua, si fa una riga, poi si traccia un quadrato, e qui, avendo i tronchi, faremo 3 case. Eccole qua, 3 case con l'espansione, e siamo già a 3. Bene, e non abbiamo toccato la vena dell'acqua, però in effetti un pelino potremmo farla. Adesso qui non possiamo perché non abbiamo, abbiamo 19 food, 20 fuel, 20 food. Andiamo a vedere nel food che cosa abbiamo preso. Le berries, ok, avete visto le 10 berries, stiamo raccogliendo avendo assegnato giustamente la persona, e probabilmente quando avremo fatto anche eccolo qua, questo, gli andiamo ad assegnare uno, e possiamo anche definire un'area. Definiamo un'area, schiacciando qui. Allora, vediamo come fare. Allora, se io set network cancel, ok, con control, tenendo premuto control e girando la rotellina aumento l'area, oppure la vado a diminuire. Direi di metterla, se però gliela do qua rischio di fare, provo a non dargliela l'area, perché non vorrei esaurire solo questa parte, non vorrei ammazzarli tutti, ok? Quindi secondo me ci va lo stesso, va a cacciare lo stesso. Difatti ne ha già preso uno, non è assolutamente necessario. C'è anche le pelli, quindi con le pelli poi andremo a fare sicuramente dell'altro. No water access, build a town square on a water vein. Giustamente dobbiamo costruire il pozzo, avevamo detto che costruiamo il pozzo prima degli altri. Abbiamo già fatto 3 case, ci facciamo un pozzo. Stiamo andando a velocità un po' alta, quindi allora io direi l'acqua di metterla qua, così è addirittura vicino a casa, e facciamo le altre 2 case. Riusciamo a avere i tronchi, ne abbiamo 3, come vedete qua su in alto ce ne sono 3, e questa qua è ancora ce ne vogliono 4. Aspettiamo il quarto. Così la casa è giusta. Andiamo a vedere. Abbiamo già fatto 3 case. Scommettiamo che quando tolgo la casa arriva il quarto tronco. Dov'è il mio tronco, ragazzi? Non facciamo scherzi. Mi serve il quarto. Dietro a ogni casa, come avete visto, sono più o meno tutte uguali, molto belle, con molti particolari, con il loro ripostiglio, che cos'è? Hanno messo... E c'è anche il bagno, l'outpost. In inglese, io mi ricordo, vediamo se voi vi ricordate, qual era il gioco dove il bagno il cesso in giardino veniva definito cessus rusticus. Vediamo se vi ricordate, vediamo se ci avete giocato anche voi.
Allora, vediamo di fare di nuovo. Andiamo qua. Su. Allora, tasto sinistro. Tasto sinistro. Quante ce ne vogliono? Sono 13. Eccole qua. Così, così. Così. Via. Come vedete le zone sono particolarmente fantasiose, quindi riuscirete sicuramente a fare il vostro borgo, le vostre case. Come vedete cominciano a portare tutto. A mano che diamo le case a tutti, questi pezzi spariscono. Adesso dovrebbe sparire il hitching post, non so bene cosa sia, non ne ho idea. Penso che sia è quello del bue, è la stalla del bue, direi. Qui abbiamo il pozzo, che direi essere funzionante. Andiamo a vedere le nostre risorse, le vediamo anche dall'alto, come vedete. Allora, numero di mesi prima che le nostre supplies, il nostro cibo va a deperire o a essere consumato. Quindi dobbiamo fare attenzione, dobbiamo costruire anche allora vediamo, non questo, come si chiama? Eccolo qua, il woodcutter. Il woodcutter lo mettiamo qua di lato. Settlement level increase. Bene. Abbiamo fatto 5. La quest è completa e direi che per questo primo proviamolo abbiamo 101 di cibo, un sacco di berries, 10, 26 di carne. Ci dice che stiamo tra un mese, each person consume 1 unit, 7 mesi. 7 mesi di cibo, ma un mese solamente di fuel. Quindi dobbiamo assolutamente fare il woodcutter e lo stiamo facendo assolutamente. Come vedete abbiamo la nostra colonia è abbastanza sviluppata, abbiamo le pelli. Non vi ho fatto vedere una cosa: se noi andiamo a cliccare sul nostro signore e padrone possiamo ovviamente muoverci. Premendo Shift andiamo a correre e andiamo a vedere la nostra cittadina. E con questa visione in terza persona del nostro villaggio andiamo a fare la copertina del video. Andiamo a fare così. E se vi è piaciuto questo episodio lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, un suggerimento. Se volete supportare il canale e vi piace il contenuto e volete anche suggerire e vedere i video che vengono uploadati su YouTube prima degli altri, quindi essere sempre informati per quanto riguarda le serie, quindi essere i primi a vederle, vi potete abbonare. Se vi abbonate avete sicuramente i video appena vengono uploadati e gli viene fatta una copertina pronta per essere programmato. Bene, per questo episodio è tutto e subito dopo questo andrò a registrare il secondo episodio, che lo potrete vedere prossimamente, domani, dopodomani, non lo so. Sicuramente se siete abbonati lo vedete prima. E fino alla prossima vi auguro una magnifica giornata. Ciao ciao.